Ciao a tutti! Oggi ricetta per le feste o per il pranzo della domenica: il pollo ripieno. Visto così, già bello e pronto, sembra complicatissimo, ma la realtà è che con il nostro video, mostrandovi tutti i passaggi, riuscirete sicuramente a farlo. E non abbandonerete più questa ricetta perché il risultato è davvero esplosivo. Vediamola. Gli ingredienti per fare il pollo ripieno al forno sono 1 kg e 900 g di pollo disossato, 3 carote, 3 cipolle, 3 gambi di sedano, un po' di rosmarino, un ciuffetto di prezzemolo, 2 fettine di aglio, 300 g di carne macinata, questa è mista, manzo e maiale, 2 uova, 150 g di mollica di pane, 150 g di patata lessa, 150 g di scamorza, una fettina di prosciutto cotto, 3 cucchiai colmi di parmigiano, 200 g di spinaci lessi e sgocciolati, 80 ml di vino bianco, sale, pepe e olio quanto basta. La carne macinata la condiamo come quando si fanno le polpette. L'uovo, tritiamo 2 fettine di aglio e le mettiamo nel ripieno. Quindi stiamo condendo la carne macinata, aggiungiamo il prezzemolo tritato, mettiamo la mollica. Ovviamente con il ripieno del pollo ci si può sbizzarrire, questa è la nostra versione, noi il ripieno lo facciamo così, che incontra molto il gusto degli italiani. Sapete che ci sono i tacchini ripieni e poi i ripieni che vedete nei film americani per il ringraziamento. Quelli per esempio hanno un ripieno davvero lontano dai nostri gusti, può piacere, ci sono le pruglie, le castagne, il riso selvatico, mentre questo è proprio all'italiana. Il pollo ripieno va bene per il pranzo della domenica oppure anche per le feste, Natale, Capodanno. Fa sempre bella figura. Quindi mischiamo tutto, soprattutto l'uovo va mischiato bene perché toglie l'umidità che si può formare all'interno del ripieno, che non deve essere né troppo secco e nemmeno troppo liquido. Quindi attenzione a quello che mettete nella farcia. Va ben bilanciata. Aggiungiamo il sale e il pepe. Se ci sono bambini il pepe potete anche ometterlo, non se ne mette tanto però. Schiacciamo la patata con la forchetta. Gli spinaci, vedete, stiamo continuando a strizzarli, vedete, viene fuori molta acqua, quindi è importante che lo facciate, altrimenti poi in cottura può venire fuori l'acqua all'interno del pollo e non è il massimo. Gli spinaci li sminuzziamo. Mettiamo gli spinaci quindi nel ripieno e la patata che abbiamo schiacciato. Tagliamo la scamorza a pezzetti piccoli. Vedete, i pezzi di scamorza sono comunque molto piccoli. Stessa cosa con il prosciutto cotto, sempre pezzi molto piccoli. Aggiungiamo anche il prosciutto cotto. Per quanto riguarda gli spinaci, li abbiamo lessati per 5 minuti e abbiamo aggiunto un pizzico di sale. Quindi il sale adesso ci vorrà solo per la patata. Diciamo che un altro pizzico, ecco qua, basta così. 2 cucchiai di olio. Aggiungiamo il parmigiano, 3 cucchiai belli colmi. E amalgamiamo. Come vedete è un bel ripieno ricchissimo, ma è così che si fa. Non è una ricetta per i giorni in cui state a dieta, è una ricetta per le feste, per la domenica, bella carica. Però fidatevi, il risultato è esplosivo, il sapore è insolito, vedrete che il risultato è originale, quindi stupirete tutti. E quindi vi consigliamo davvero di provare questa ricetta perché siamo sicure che dopo averla provata
la farete per tutte le feste. La consistenza, vedete, è questa. Il composto non deve essere umido. Adesso ci dedichiamo al contorno, quindi tagliamo le verdure che andranno nella teglia fuori dal pollo praticamente. Quindi il ripieno l'abbiamo finito, ve l'abbiamo fatto vedere. Adesso quello che vedrete è solo il contorno, sono delle verdure che mettiamo attorno al pollo. E sono quelle che vi abbiamo detto prima, quindi il sedano, la carota, la cipolla, il rosmarino. La cipolla non è tritata, quindi si devono vedere i pezzi. Naturalmente non ve lo facciamo vedere, ma tutte le verdure sono sciacquate con acqua e bicarbonato. Adesso possiamo dedicarci a riempire il pollo. Mettiamo un pizzico di sale all'interno, un altro, un po' di olio, e cerchiamo di far andare questo condimento un po' dappertutto all'interno. Un altro aspetto positivo di questa ricetta è che potete preparare tutto quello che state vedendo il giorno prima, solo il contorno magari lo fate nel momento in cui dovete infornare poi il pollo ripieno, però potete già riempirlo il giorno prima. A questo punto prendiamo la nostra farcia e la mettiamo all'interno del pollo. Ecco qui. Nei giorni di festa è molto comodo potersi portare avanti, quindi preparare in anticipo una ricetta e poi il giorno stesso della festa la inforniamo. Per questo noi lo facciamo spessissimo, perché poi il giorno di festa non vogliamo stare lì a preparare tutto. E si continua quindi così finché il ripieno non l'abbiamo messo tutto dentro. Noi di secondi piatti per le feste ve ne abbiamo già fatti vedere tanti: il roast beef, il polpettone, il baccalà. Quindi questa è un'alternativa, però ne avete altre di ricette sul nostro canale. Per vederle dovete andare nella playlist secondi piatti su YouTube di Cucina Geek, il nostro canale. Adesso dobbiamo chiuderlo. Noi lo facciamo con gli stecchini, ma ovviamente potete chiuderlo come più vi piace o come vi trovate meglio, con lo spago. Noi lo facciamo con gli stuzzicadenti.
Ecco qui, l'abbiamo chiuso da entrambi i lati. Preriscaldiamo il forno a 200 gradi statico. Allora, tutte le verdure adesso che abbiamo tagliato per il contorno le mettiamo nella teglia. Un po' di sale sulle verdure, un giro di olio, un po' di pepe, facciamo un po' di spazio per metterci il pollo ripieno. Vedete, queste verdure danno molto colore al piatto, poi è molto bello servito così. Un po' di sale direttamente sul pollo. Lo massaggiate un po'. Anche l'olio direttamente sul pollo. Facciamo la stessa cosa dall'altro lato. E lo mettiamo nella teglia. Ecco qui, vedete. Un altro giro d'olio in tutta la teglia. E possiamo infornarlo a 200 gradi statico. Dopo 30 minuti ci versiamo il vino bianco. Lo lasciamo cuocere. Dopo 5 minuti che abbiamo messo il vino bianco, possiamo abbassare la temperatura del forno a 180 gradi. Di tanto in tanto aprite il forno, prendete il sughetto dalla teglia e lo versate sul pollo in modo che non si asciughi. 5 minuti prima di tirarlo fuori dal forno aggiungiamo anche il rosmarino, perché altrimenti si brucia se lo mettiamo prima. Dopo un'ora e mezza lo possiamo spegnere, è cotto. E adesso vi facciamo vedere come è venuto. Tenete presente che ogni forno è diverso, quindi controllatelo in modo che non si bruci. Ed eccolo qui. Beh, è un'opera d'arte, diciamolo. Ce lo diciamo da sole. Beh, se vi è piaciuta questa ricetta fatecelo sapere come al solito nei commenti, fateci sapere se decidete di fare questa ricetta per il menù delle feste. Vi ricordiamo che se volete vedere altre ricette della tradizione italiana dovete iscrivervi al nostro canale YouTube Cucina Geek. Per ricevere le notifiche da YouTube dovete cliccare sulla campanella che si trova in basso a destra del video. E ovviamente ci trovate anche sugli altri social, Instagram e Facebook, veniteci a trovare. Alla prossima ricetta, ciao ciao!